Ciao a tutti, eccomi qua, sono sempre Gianluca Scribano, sono sempre nel mio negozio di via Gregorio VII. Oggi vi presento un mobile che mi fa impazzire, è veramente bello. È arrivato 2 giorni fa da una bellissima casa di un quartiere di Roma del Sud, verso la Laurentina, ed è un mobile che è un po' un simbolo per l'ebanisteria italiana. Ne sono stati fatti tanti. Raramente si trovano così belli. Siamo nel periodo del Roma neorinascimentale e neobarocca, quindi il periodo umbertino, 1870 circa, 1910-15. È un periodo particolare, in Italia c'è stata la riunificazione da poco e la Casa Savoia vuole che ci sia un sentimento nazionale diffuso. L'Italia è sempre stata suddivisa prima di allora in tanti stati diversi. Ogni stato, dal punto di vista delle maestranze e dell'ebanisteria, ma non solo, anche della pittura, della scultura, è sempre fatto storia a sé. Dal 1870 in poi Umberto I vuole una scuola nazionale, quindi si cerca un comune denominatore che si trova facilmente nella classicità italiana, quindi nel Rinascimento e nel Barocco, e quindi vengono fuori degli arredi neo-rinascimentali e neo-barocchi, tipo questi qua che abbiamo appena acquistato, che sono uguali in tutta Italia. Quindi un mobile del genere fatto a Firenze piuttosto che a Milano, piuttosto che a Palermo, è veramente per noi antiquari molto molto difficile riconoscere dove è stato fatto, a differenza di prima. Se voi vedete un mobile Carlo X, Luigi Filippo siciliano, è molto diverso da uno romano, da uno napoletano, da uno milanese. Beh, dopo Umberto I, dopo la riunificazione, questo non è più così. Quindi l'Italia, anche dal punto di vista artistico, non solo politico, si unifica, e si unifica sulle basi dei nostri stili più belli e più rappresentativi, che sono il Rinascimento e il Barocco. In questo mobile li troviamo tutti e due, quindi c'è il rigore rinascimentale e l'arricchimento di elementi barocchi. Quindi ci sono dei draghi, degli animali fantastici, coccarde di fiori di frutta ovunque, animali fantastici, donne alate sugli sportelli. Qui addirittura abbiamo una figura mitologica, una donna trainata da una carrozza, trainata a sua volta da degli ippocampi. Lei potrebbe essere la dea del mare Calipso, forse. Anche qui ci sono animali fantastici, intagli ovunque. Di questi mobili se ne trovano tanti, soprattutto qui a Roma si trovano nella Roma sorta nel periodo umbertino, ovviamente, quindi per fare un esempio il quartiere Prati, ma anche parti del quartiere attorno a Regina Margherita, il quartiere Coppedè. Si trovano questi mobili in queste grandi case dei primi del Novecento con soffitti alti 4 metri. Noi li togliamo da queste case e è molto difficile in realtà venderli perché sono troppo grandi per le case degli appartamenti di adesso, nati sorti dal 1960 in poi. Questi mobili sono comunque richiesti all'estero, molto in Cina, molto negli Stati Uniti, un pochino in Thailandia e prima in Russia. Adesso i russi non si vedono più. E in Polonia anche noi li vendiamo abbastanza facilmente. Questo è uno dei più belli esempi. In genere questo periodo si divide nei mobili fatti nella fine dell'Ottocento, che sono mobili fatti tutti in legno massello, in genere il legno è noce. Masselli di massello sono anche gli interni dei cassetti, mentre poi quando si va verso il 1910, 1915, 1920, questa fodera viene sostituita dalle fodere in compensato che costano di meno, il compensato si diffonde proprio in quell'epoca e quindi sono facilmente riconoscibili. I mobili fatti nell'Ottocento ovviamente sono molto più belli, molto più affascinanti come questo. I mobili fatti nel Novecento iniziano a essere veramente troppo pomposi, perché poi subentra lo stile del Liberty che viene dalla Francia, dove si chiama Art Nouveau, quindi a volte vediamo veramente degli ibridi. C'è un po' di barocco, un po' di rinascimento che si mischia con Liberty ed è veramente troppo.
Questo è un esempio di un mobile, per esempio, fatto nel periodo di cui sto parlando, quindi 1920, addirittura ci sono vetri di gusto Liberty in un contesto neorinascimentale e neobarocco. Questi sono ancora più difficili da vendere, però li vendiamo, per esempio a prezzi bassi si vende tutto. Questa vetrina che comunque ha 100 anni ed è comunque un mobile tutto in noce massello, viene venduta a 270 euro, quindi pensate quanto costano poco anche in confronto ai mobili moderni. Diciamo che con questi facciamo concorrenza all'IKEA. Qui c'è un altro esempio, sempre di mobile neorinascimentale. Questa è un'etagère, siamo sempre nel 1880, pieno periodo umbertino, direi Roma solo perché l'ho trovata a Roma, ma come vi ho spiegato prima, fosse stata fatta a Milano o a Venezia o a Palermo, sarebbe quasi identica. Sempre noce massello quindi, sempre sculture, coccarde di fiori, di frutta e sempre animali fantastici. Guardate com'è bello questo. Gli specchi sono al piombo, quindi sono con tutta probabilità i suoi originali e il prezzo è fantastico, 400 euro. Ok, accanto a questa produzione di mobili c'è veramente poco altro, perché la fine dell'Ottocento si caratterizza anche per un periodo un pochino di assenza di idee, questo non solo in Italia ma anche in tutta Europa. In Francia si chiama Napoleone III, in Inghilterra si chiama periodo Regina Vittoria. C'è come una sorta di attesa, un'assenza di idea generale che poi terminerà con il Liberty, che è lo stile floreale, che riporta quindi un certo movimento nell'arte. Si prendono i fiori, queste donnine danzanti molto carine, e quindi da lì poi si passa all'Art Déco, quindi si abbandona totalmente il revival degli stili del passato, e poi il Novecento sarà un secolo per l'arte eccezionale, a mio parere assolutamente il migliore senza precedenti. Accanto a questi mobili noi nelle case della Roma umbertina troviamo una serie di dipinti sempre che richiamano la classicità, che venivano fatti, non sono in genere dipinti di grande qualità, venivano fatti per essere abbinati a questi mobili e per arredare le case di questa Roma che cresceva con questi appartamenti enormi da arredare. Vi faccio vedere qualche esempio di questo tipo di pittura. Sono quadri del genere che noi chiamiamo tonti o comunque decorativi, non sono interessanti dal punto di vista artistico né collezionistico, sono però molto decorativi, sono in genere di grandi dimensioni. Questo rappresenta una scena di caccia, quindi diciamo senz'altro neobarocco, e se no ci sono anche i ritratti, come questo. I ritratti in genere sono degli antenati delle persone che ce li vendono, quindi è sempre il bisnonno, la bisnonna, la trisnonna. E questo, la signora che me l'ha venduta mi sembra proprio che mi abbia detto che è la bisnonna. Quindi nel 1870, 80 e 90 a Roma era molto di moda farsi dipingere e poi attaccare il proprio ritratto nel salone. Quindi questo è un classico esempio di pittura neorinascimentale e neobarocca. Accanto a dipinti troviamo molto spesso, sempre parlando della Roma umbertina, gli arazzi. Gli arazzi ce ne sono di tutti i tipi, a volte sono più belli, a volte meno belli, a volte non sono neanche arazzi, sono succhi d'erba, il che vuol dire che sono dipinti e non sono intrecciati. Questo è un altro esempio di mobile della Roma umbertina, tutto noce massello, 1870-1890 circa, perfetto, in perfette condizioni, e il prezzo è 400 euro. Quindi come vedete questi mobili sono un'ottima opportunità per chi vuole spendere un pochino di meno, non sono considerati mobili artisticamente rari né rilevanti, però oggettivamente sono mobili molto decorativi e secondo me anche molto divertenti, e poi rappresentano un periodo per noi italiani molto importante, che è quello della riunificazione, quindi non solo economica, politica, ma anche artistica. Con questo è tutto, vi ricordo, se vi piacciono i miei video, per favore iscrivetevi al mio canale, e se volete venderci delle cose, mandateci le foto tramite WhatsApp, è senz'altro il modo migliore, al 333 31 04 172. Non mi chiamate perché non vi rispondo, però se mi scrivete tramite WhatsApp al 100% vi risponderò entro 48 ore.
Un saluto a tutti e grazie per seguirmi. Ciao!